È il momento. È il momento. Allora, innanzitutto però voglio anche fare un'altra cosa. Perché, madonna, il volume è altissimo. Andiamo su. Fare una cosetta per iniziare. Che se 20 e 30. Mm, 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 mm. Direi di andare un attimo. Allora, dov'è? Mettiamo sta cosa qua sotto per il momento. Aggiungiamo uno sorgente. Non so se farlo come finestra o boh. Penso come finestra. Ok. Per ora sistemiamo un attimo. No, c'è ancora una cosa. Ok, ora. Qua c'è una linea nera. Ok, dovrebbe essere a posto. Modifico anche il titolo, eh. Penso anche abbasserò il gioco quando sarà. Ecco qua. Però per muoversi ovviamente. Ah cacchio però. Fammici pensare. Infatti mo si sminchia tutto. Manu. Ok. Ok Manuel. Fammi aggiustare qua. What? Qual è quella delle. Ah. Scusami Twitch, non sono io. Sai, forse per me. C'è del nero.
un'altra cosetta. Che dovrebbe essere buono. Che bell'uomo. KHML. Messo bene così, no? Certo non si vedrà un po' di... Non si vedrà un poco di vita del nemico, però... Dettagli. Ora metto il coso qua così ed anche il timer. Non vedo tutto quanto io. KHML. Sì, infatti. Sono sulla live del Game Awards. La live comincia praticamente... La live comincia alle 20:30, però l'evento alle 9. Sium. Qua non dobbiamo preoccuparci dei deck. Che è una cosa positiva e negativa allo stesso tempo, quindi non lo so. Spero che roba me le cazzo che cazzo portare. Devo ancora provare Minecraft nuovo. Cioè in realtà l'ho aperto. Appena finisco queste cazzo di cose, metto finalmente a fare Minecraft. Sono serio. Devo trovare cose nuove. Ancora non c'ho il coso. Ma cominciamo con Riku. Almeno non c'è ricarica. Quello sì. Ma io appena finisco di fare la roba di studio metto bello tranquillo. La prima cartina dei mortacci tua. Partirei con potenziamento d'attacco. Se all'inizio va bene, cioè non devi ricaricare né niente. Va bene. Ma sono questi così esperienze devi prendere, no? Questa è la prima volta che tecnicamente Fortezza Oscura è il primo mondo. Prima e ultima. Prima 50 attacco, una vita rivedevo. Penso invece di andare al classico sì e no. E fra 24 ore comincia. Infatti, ma come fa più fare attacco? Ma grazie. Molto simpatico. Che poi questo è l'unico gioco in cui gioco qualcuno senza killraid. Non è vero, ci sta anche 358 in multiplayer. Per il single player questo è l'unico. Sì, quello sì. Cioè, l'unico gioco così. Oh. Però... No, più che altro all'inizio dovrebbero tipo...
Va bene. Ok. No, all'inizio c'era tipo cosa, non mi ricordo cosa. Però tipo... Sicuramente non ti farò usare il Darkness. Oddio che schivata. Cinque di vita, what? Un Mario sempre meglio. Bravo. Riku c'ha un Darkness se fai ferma carta e fai duelli. I set sono, cioè set di carte sono quelli e eccetera. Ah, i piedi. Oddio. Quindi no. No, 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 no. Un attimo che c'è una cosa. Mi sono un po' abbassato. Spero vada bene comunque. Senta casino. Sì, vabbè, certo, attacco. Perché Riku è un attaccante vero. Ok. Che prendiamo? Che prendiamo? Un 1. 1-0. Siccome qua rischiamo un bel po'. Questo tiro? Cercavo di... Oh. Ok. Devo cercare di salire di livello. Non è tanto importante qua, ma è importante che siamo di livello. È short instruzioni. No, short. Tante belle carte. Mi sembra che non è molto, diciamo, rompicoglioni quella roba delle carte, Allora. Ok. Dobbiamo shortare tutti. Ma non spero verso un casino perché mi spiacerebbe. La carta verde dopo 50 anni. Salve. Sto aspettando. C'è un bel super coso dei Game Fest da aspettare. Ok, devo andare sì, a destra. Come va? Io
posso dire che vi sto rincoglionendo con lo studio. Sì, sì, infatti me lo sono messo qua di lato perché sono assolutamente curioso. KH non lo dicono, sicuro. Forse visti i link, se ci va culo. Per altri giochi non ho... Per altri giochi non ho troppo... come si dice? Ah, ok. Ah, alla fine quando sono andato avanti. C'era difficile, com'era? Sì, sarebbe più ideale, ideale. Quest'anno dovrebbe uscire, dicevano. Non finisce come Dark Road. Ehi, ti ho picchiato. Oh, dai, dai. Mortacci miei, santissimi. Ok, no, no, ok. Posto. Prima un po'... No, nel senso... Dark Road dissero doveva uscire... tipo in estate... No, in inverno dell'anno scorso... del 2 anni fa. Poi è uscito in estate l'anno scorso. Questo era successo praticamente. Mi ha dato un po' fastidio. Altri giochi intanto. No, fino a una volta ma non mi che mi scoccio perché devi sempre essere ricaricato. No, che palle. No, palle. È noioso. Vabbè, considero per esempio a me i giochi horror non, cioè io riesco a giocarli. So che sono un cagasotto di mia categoria. Però se dovessi giocarne uno, uscire uno in cui la possibilità di difendermi, tipo Resident Evil, potrei giocarlo. Potrei. È molto, cioè, difficile, però potrebbe. Però quelli in cui non posso difendermi mi dà fastidio. È il motivo perché non guardo gli horror, perché so che finirà male. Ok, intanto andiamo qua. Siccome non voglio spiegare tutte le carte, vorrei mettere qualcosa di... questo. Certo sarà tutto nero, però. Sì, i meme fanno ridere. 15 minuti comincia il tutto. Sarà molto divertente. Questo è l'incubo di Riku, praticamente. Cioè, immagina essere Riku. Se c'è ora da ridere l'oscurità e tutta sta roba scura. La diritta vera smarrita. Allora, 14 minuti e qualcosa mancano. Che ansia. Io per forza con l'Atkbus... L'attack, quello di Roma. L'attack boost mi costringo, con l'HP. Madonna, stasera... Boh, poi ancora dopo il nuovo di Minecraft, esatto. È che non voglio spiegare tutte le carte. Questo è il problema. Poi tanto che vabbè, se devo livellare so come farlo. Ma non questi tesori non funziona piango. Metti quelli del 4 allora. Beh, vuoi crearli tu? Mod il gioco e creali. Tanto disegni e tutto quanto, quindi.
Sì, non dovresti. Vabbè dai, quanto sarà difficile. Scherzo, eh. E invece ho cominciato a vedere qualcosa tipo su Blender e cose varie. Non troppo per ora, perché delle cose da fare tra esami e cose varie. Oddio, Rebirth, magari. Io ho giocato al remake, non ho ancora giocato a quello di Crazy Score. Non ho recuperato ancora le versioni classiche. Sì, lo so, molto triste. Ma sono carissimo 2002, in realtà 2001. Cioè, è a due che sono il 2 gennaio, però ok. Quindi non ho quella cultura purtroppo. E non ci ho avuto i mezzi per recuperarla. Proprio poi lo farò. Però se ci sarà sarò felice. Sono sincero. Sarei molto felice. Bro. Allora. Ok, allora. Probabilmente sono spinge. So. Per questo nasce di KH4. Sono sicuro che è per quello. Io ho paura che sia un floppino. Ho paura. Dopo Forspoken, Quiet Man e cose varie. La vendita di Studi Ovest con Tomb Raider e tutte queste cose qua. Diciamo mi preoccupa. KH non sarà toccato. In particolare proprio Final Fantasy mi interessa. Mi preoccupa un pochino. Che bella sta stanza, non devo fare nulla praticamente. Sto perdendo tempo praticamente. Che bello. A me non è totalmente inutile. A volte ingratto la testa, quindi faccio un casino da madonna, però shhh. Dettaglieri. Toppino ce l'hanno se la trama è una merda, che ne posso essere eserciti la trama è merda, è finito. Sì. Quello è un problemino. Ecco potremmo andare incontro. Ok. No. A posto. Sento un poco perso onestamente. Perché intanto controllo tipo quando partono. Cioè quando partirà sto coso. C'ho l'ansia, non voglio perdermi nulla di che. Voglio vederlo bene. Giustamente. Tanto sono sicuro che Twitch mi bannerà tutto perché dice copyright, copyright, copyright. Praticamente le reaction a questi eventi dovrebbero essere promosse in realtà. Per me non è proprio le reaction, sono tipo io che gioco mentre guardo. Oh, anche a me, salve. Mamma mia. Cosa mi dici di bello? E almeno dico divertente perché non devi ricaricare. Ti sei perso il fatto che stavamo dicendo la roba di Final Fantasy 16. Che è tipo difficile che diciamo che poi è morta una cosa perché stanno spingendo su il 16. Essenzialmente. Quindi il 16 sarà fino a quando non esce
ne parleranno in continuazione. Sono sicuro io. Praticamente i preordini tutti quanti hanno fatti, quindi non capisco perché continuare. Cioè, ma se uno vuole sapere le cose, non si possono lasciare le persone, diciamo, a secco. Già ti scoccia poi, secondo me. Oddio, seguito livello. Dai, con l'attacco busto. Ah, ci sono altri due. Dio mio. Questa stanza mi sta rompendo le palle. Non penso di usarla mai più. Sì. Cattivissimo me. Hanno annunciato prima il 4 mi pare, per 7 Rebirth. Che il caso, secondo me, fanno prima tipo da data di annuncio, tipo il 16 è da un bel po' che si sa. Mentre Rebirth da poco, hanno detto, no? Cioè, non da poco, però meno di KHRe in teoria. Non chissà quanto, però. E che santo Dio. Oh Gesù. Dici quella sfida che si ha? Che a me Final Fantasy piace, ok, però la mia serie di punti è KH, quindi mi andrebbe bene se uscisse una KH Rebirth. Però anche questo è vero. Cioè sappiamo qualcosina, leggermente. Però non sappiamo, cioè non abbiamo visto nient'altro. Proprio nient'altro. Ah, Square Enix. Fanculo Square Enix. Come al solito. Ok, ora si va finalmente a fare qui. Mettiamoci questa qua di merda. Questa di merda proprio. Sì. Chi la vede più? Stanza di Rico, che carino. Questo è l'unico mondo che ha 3 fasi, mi pare. Dobbiamo andare indietro. Il 7 giugno 2022. Ok. Vabbè, certo. Oppure esceranno tipo a qualche giorno di... No, qualche giorno, beh, perché a qualche periodo leggermente di distanza. Ma io voglio visti, a me va bene, cioè a me va bene non avere KH4, datemi visti link. Solo quello, non chiedo altro. Io mi divertivo su un cross. Io non pagavo un cazzo, mi divertivo. Altro che Shin Impact che ogni giorno mi sta tartassando, mi sta facendo penare l'esistenza. Il Sing Link... No, spenderci i soldi no, però... Assolutamente lo giocherei tutto il tempo. Non lo so. Di Rebirth non so granché. Ovviamente so che la parte 2. Allora. La stanza di sonno. Dopo che hai dato la testa gli do scusa. Lo scudo. Oh, mancano 4 minuti all'inizio della streaming, non dell'evento. Allora, capace pure che annunciano un aggiornamento per... non aggiornamento, cioè aggiornamenti di roba su quel DLC di FNAF che stanno facendo. Oppure anche tipo quello VR, non credo quello. SimCity 5 sai, non credo lo faranno mai. Tipo quando ha fatto SimCity 5 e l'ha fatto cacare rispetto a City Skylines che ha praticamente rinnovato un genere. Beh, anche col K4 hanno detto che erano a metà gioco, mi pare. Però non lo so.
Io spero in tutto. Ah, io voglio tutto. Io sono ingordo, mi dispiace. A me piace tutto. Aspetta, sono l'ultima a morire. Speriamo bene però. Io vi dirò una cosa però. Ok, non c'ho trucchi. A posto. Significa che non posso fare cose fighe. Con la F. Bro. A volte mi fa incazzare quando fa certi attacchi. Potrebbe essere, potrebbe anche non essere. Aspetta, era uscito prima Final Fantasy VII Remake oppure KH3, non mi ricordo. È uscito prima. Era prima KH3? O sbaglio? No. Oh sì. Era il 2020, no? No. Non mi ricordo. Io quelle date sono proprio una frana. Sono proprio una frana, mi spiace. E si può far fare una alla volta. Se fosse... Se fosse così potrebbero fare tipo che alternano. Potrebbe. Anche perché Nura era impegnato in entrambi i progetti. Ma siccome Topolino non ce l'ho, perché dovrei mettermelo qui? Che poi avevo letto Formula 1 7, avevo letto, so scemo. Allora. Vabbè sì, Keto Truth. Devo andare... Ok. La domanda è, devo andare avanti? Ok, provo ad andare avanti. Non voglio stare tutto il tempo qui. Perché sì, faccio esperienza, ma è poca. Rispetto a quella che potrei fare da altre parti. E The Game Awards dovrebbero farla partire adesso. Fra un minuto. Era sopra, per fortuna. Per fortuna. No. C'è di tanta esperienza qui. Io spero davvero di potenziarmi bene. Proprio sinceramente. Ma perché sto Riku l'energia non ce l'ha. Cioè non è che c'hai la magia cura. Non fatto vedere Riku. Per attacchino. Da vuoto. Io davvero sto aspettando con ansia. In teoria dovrebbe partire. Perché non parte? Vuoi ricaricare la pagina? Poi partirà da solo. Non ho ancora... Forse devo farlo partire loro. Cioè non è... Vabbè, ovviamente lo fanno partire loro, però... Settimamente sono più o meno... Sì, cioè sono più o meno... Coerenti? Beh sì, coerenti. Precisi, l'orario. Ecco, però ricarica la pagina. Ah, riso io. No. No, proprio... Bene. Devono farlo loro. Bene, Rick. Grandissimo. Spero che ti obiettivo che tanto scende. Ah. Ok, c'è il Defender come carta nemico. Che faceva il Defender? Poi recupera tutte le carte nemico che vuole. Peraltro. Se questo è con mouse e tastiera. È scomodissimo.
Sì, sì. Oh, oddio. Comparso. Dai, fra poco alle 9, eh. Ok, direi di abbassare un po' il gioco. A 10. Dopo non si sente più tanto, credo. Se non si sente ditemelo. Adesso devo anche aumentare il volume qua. Così dovrebbe andare bene. Ok. Ah, si vede. Ok, si vede, si vede. Ok, perché diventa nero quando metto un attimo in pausa. Io sono scemo. Lo dico sempre. Che non so, forse o sono io che ho il volume delle cuffie troppo basso, oppure è il volume del gioco più basso. Non saprei. Lo so. Lo so. Un modo per abbassarlo da console posso consigliarti. Crea un party in cui sei solamente tu e metti che tutta la concentrazione dell'audio è quasi del tutto concentrata sul party. Questo lo facevo quando facevo i miei cosi su PS4 all'epoca. Oh, io non capisco se è più alto la roba della live o del gioco. Oddio, ho visto un commento di sfuggita sotto che diceva KH4. Magari. No, provalo, ti assicuro, va bene. Funziona anche la PS5, anzi penso funzioni anche meglio. Ah, Malefica. Ah, Malefica, vieni che te vegli a botte. Te sfonno. Parola di Roberto Amadori. Ah, è un protect. E quindi prendono danno. Ok, c'ho questo. Che a posto. Ok, meglio. Meglio. Era il mio obiettivo. No, sta per scomparire. Il fatto è che non posso curarmi, tipo, dà fastidio. Io le cure devo sempre averle. Vieni qua. Bravo. E che cazzo? Tanto muore facile. Non serviva, però l'ho fatto comunque perché sì. Oh, ma sta musica pompata? Ma si sente comunque il gioco, vero? Oddio, avevo 300 di bitrate, santo Dio. Capace pure che crasha. Se crasha tutto si riprende, cioè nel senso penso riprendo dopo un pochino. Ok, è importante che si senta anche il gioco. Certo, fa un po' ridere messo così, però piccoli dettagli. Ok, Malefica era quella là che consigliavo. Aspetta. Ecco. Diciamo, siccome Malefica Drago con Riku, cioè siccome su Riku non hai bisogno di ricaricare le carte,
Ehm, tipo da inserire le carte e basta, per questo l'ho messa nella guida. Che ho fatto io, ma no, ho fatto un casino. Stavo lanciando il mouse. I shortcut? Oddio, aspetta. Praticamente tu selezioni una carta e poi mi serve, non mi ricordo come su coso, però qua ad esempio c'è il tasto laterale del mouse, mi va direttamente su quella carta, mentre un'altra carta, mentre un altro pulsante ti va sulla ricarica direttamente. Relativo così che si attiva. Però comunque, vabbè sì, è meglio per Sora, per Rico non ha senso. Cioè serve da cambiare ogni volta. Io lo usavo quando per esempio avevo tante carte messe insieme e dovevo sistemarle poi. Su computer per mettere le carte nemico devi premere N. N. Ma no, c'è il bitrate bassissimo ovunque. Non lo so manco io perché. Ok, sì, ora facciamo... No. Bro. Ok, così è meglio. Ah, ok, devo fare il break con il fermacarte. Ok. Bene così. Ok, questo. Oh, già sono scomodissimo. No, per favore, scomodo, scomodo. Brutto. Sì, ok, vedo Darkness. Darkness. Ma sta musica metallara con queste bollicine sotto? Metallara no, però. Section. O come vorrei dire io. Section. E qua sono 12 piani, non 13 perché non c'è più più di farne. No, c'è Topolino. Mi spiace per il bitrate un po' basso. Santo Dio, è una tortura sta cosa il bitrate. Ok. Prendiamo Traverse Town. Vai, magna, vai, magna, vai, magna. Infatti è una bella cenetta. Vero che potete pure annunciare Budokai Tenkaichi 3? 4. Vero pure quello. E quando magna tanto. Sì, è solo una stanza. Ma che non può fare le cose, tanto non ci stanno. Vabbè. Ah, non c'è più. Che cazzo. Potevo pure non farlo, va bene. Scusa. Bro. Perché hanno delle carte così forti? Che sta succedendo? Non voglio. Perché devo fare forza il duello? Sta musica pompata è troppo ridere. Pare chissà che cazzo è. Basta! Oh. No. Ok. Forza me.
Ok, partiamo con le Darkness. Darkness! Aspetto, giuro. E che santo Dio santissimo. Ah, perché, vabbè. Lasciamo io. Perché dico di avere delle carte 1 e 2 nel mazzo? Scusami. Con quale ragione? Comunque rotta la carta di Malefica. Ah. Ma sta musica. Aiuto. Io non c'avevo la musica così con... vabbè. Domande. Ah. Oh. No, santo Dio. Perché sembra così fitting per Rico? No. Darkness. Rico. Questa è la musica di Riku quando si incazza. Letteralmente. Perché cioè, volendo, potrei mettermi a speedrunnarlo e finire tutto in una sola botta questa parte. Lo farò? No. Guarda che devo pure... Mi sono ricordato che devo togliere tutta la roba... come si chiama? Devo togliere le mod da KH2. Provo ad appacciare appena posso. Oddio, un po' di ingiusto. Però ma perché c'hai le carte così basse? Perché dovresti avere le carte basse? Tacci Ryu. Darkness! Sì, la figata, la figata. Morte e distruzione. Ma... cioè, non c'ho carte. Non c'ho le carte. Non posso fare il duello. Ci ho provato di nuovo. È stupido qualcosa. 14 minuti. Very nice. Ma sta musica? Bello sto cock. Poi voglio i pazzo.
Cioè devo ricaricare se non voglio cadere nel coso. Che bello. Allora no. Cioè, di meccaniche è ovvio che Sora possa apparire più... Ok, però secondo me hai le sue qualità. Dico le sue qualità secondo me. Solo un peccato che ti mettono queste carte di merda. Te le bilancia il gioco, ma i bilanci dei giochi fanno cagare. Le piace essere rotti, no? Fanculo. Darkness. Sì, perché ora devi preoccuparti di più cose, però c'hai più personalizzazione, però dico è divertente lo stesso. La roba di duelli è rotta. Ti aiuta tantissimo. Ovviamente non in questo caso. Bro. Per me solamente la roba della cura, che secondo te è comunque è Topolino che cura sicuramente. Mi sono scordato. Fanculo. Ho detto mi piace quando mettono così. Dopo QRL. Ma il bitrate è bassissimo. Qualità pessima. Mamma mia. Mi spiace Manu. Che fa fanculo. Per Majesty 50 ore per... Ha trovato un cazzo. No, l'XP. Ma perché? Ok, devo andare a destra. 1, 2. C'è solo una di quelle però. Metto questa. Oh, adoro il mio culo. Manu, vieni a massaggiarmelo per favore. Sarà molto divertente per affrontare cosa. Vedo già. Nei coglioni. No. No, esperienza. Non hai fatto un cazzo. C'è un insettino che si sta mettendo a rompere i coglioni sul mio schermo.
Io odio l'estate. Io odio l'estate. Cazzo che dice che è bella, non lo so. Senti che puzza, scapparono anche i cani. Stanno arrivando i piedi. No, a me non manco il mare piace. A parte la Giorgia. Non mi piace. Che santo. No, preferisco stare in montagna. C'è fresco. A me il caldo non piace. E che dici che al mare combatti il caldo? No, sento comunque caldo. Il bitrate fa talmente schifo, no? Mio Dio. A volte risale. No, la montagna è tranquilla. Io ci abito. K 8K 1440p 120 fps Napoli. Che è sta merda? Ah. Scusa, come dovrei reagire a sta cosa? Oh. Come dovrei reagire? Sì. Darmi adesso. Sì, Rico. Ma sta musica? Ho sbagliato. Veramente. Grande Rico scuro. Sta battaglia è uno scherzo. O sbaglio? Cazzo. Bellissimo. Oh. Ma chi è il DJ per questo Summer Game Fest? Però a cavare... c'è roba di alta qualità. Santo Dio. Insettino. Insettino. Insettino, ti spacco i coglioni. Pam. 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 Oh, porca puttana. Assurdo. Già finito. Oddio. Yeah. Sì. Yeah. Ah. 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 Scusa, non lo faccio più.
Perché non stordisse? Sì, stordiva. Mi fai recuperare tutte le carte. Ok. Non mi ricordavo sta cosa. Poi non fa tutto. Dio, pareva inizio di Symphony Clean versione BBS. Tra tua mamma. Tra tua mamma. Tra tua mamma. Mentre oggi vado a insulti. Questa bellissima mosca ha rotto i coglioni. Una volta di carte fungo, ma santo Dio, perché esistono? Questo pure da poco. So memoria ormai. Date un aumento a quello che ha scelto queste canzoni. Se le merita tutte. Un vibe proprio. Quanti Artres? Bro. Your Majesty. Bro. Oh. Sento più sicuro così. Questo è un vibe, mano. Questo è proprio un vibe. Oh! Vince. Please welcome to the stage the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Salve. Sempre buon uomo. Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. Summer Game Fest! We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater and it feels so good to be in person with a live fan audience for the first time ever. Welcome everybody. Ok. Aia. When I started Summer Game Fest back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase, meaning no matter where you play games, I hope you'll discover a new game to put on your wish list. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Che Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Che reboot, ovviamente. Alan Wake 2.
the reveal of Fortnite's next season. Beh, Fortnite And domani. yes, we do have a very special grand finale that you're not going to want to miss. Al finale che non vuoi mancare. But let's get right to the game. Quindi se parlano qualche P nuova o qualcosa strana, sicuramente tipo Kojima, se ne è parlato 1000 volte. Cos'è questo, Prince of Persia? No. Colpa nuova? No, Ubisoft, Prince of Persia. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us. No, non è... Pare Prince of Persia. Rescue him and save the empire. We weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. No, deve essere Prince of Persia, mi sa, il remake. Credo. Facevo Prince of Persia, è bello. Questa musica rap per una cosa così no. Non pare per il remake di Prince of Persia. Cioè, dovrebbe o non dovrebbe, non mi ricordo tutte queste cose strane. In these times of darkness, hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Ah, Prince of Persia. Però è... Aiuto. Oh. No, è bello Prince of Persia, mi piaceva. Anche il gioco che è carino. A me piace. Mi è piaciuto come cosa. Platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles, and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, No, è bellino, è streaming bellino. on Monday as part of Summer Un classico, è quello che ha creato Assassin's Creed praticamente. to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's 30 right. anni. It's time for Mortal Kombat 1. Ah, beh, Mortal Kombat. L'ho detto prima. Couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. CoM? Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story. No, Prince of Persia dai, è abbastanza bello, a me è sempre piaciuto. Cioè, per me ovviamente. Giustamente non posso dire. Mortal Kombat invece mi ha interessato. A me i picchiaduro non piacciono. Categoricamente. I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight. Today, you have proven worthy of joining us. Come, there are other champions I must gather. What do you want? Sento. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. No, cazzo, ho sbagliato. Sì, vabbè. Posso colpire? Posso colpire quello che voglio. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang,
Protector of Earthrealm. God of Fire. Oh. Dio santo, basta. Quanto lo odio. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I make up for in heart. What? Cazzo. Madonna, basta. Dio. Quelli che c'hanno lo scudo davanti sono pallosi da affrontare. Nessuno potrà mai dire il contrario. Your disease becomes known, you will be banished. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? Vabbè sì, varie scene di gameplay di storia, di vari personaggi. Classichino. Mai stato fa, quindi... Mi hai messo una torcia nelle palle. Bella scena. Finish Napoli. Casino, madonna. Shansung. Ok. Ma che cazzo è che sta... Ci sta una donazione da parte di qualcuno a questa live. Che cazzo è che dona The Game Awards che c'hanno già i soldi? I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon! Molto a destra, vabbè. Eravamo in Mortal Kombat tutto il tempo. Congratulations! They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is it's MK1, right? It went from 11 to 1, so tell us about this. Is it a new timeline? Yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe, and this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the one. Vabbè, sto dicendo questo è il reboot delle nostre cose. Vai. Che cazzo è che sta durando? Altri $10. Ma state messi male. Cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, tell us, how does that work? You obviously have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu. So you pick sort of a pair when you start the game. Yeah, normally in a fighting game you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters. And these fighters actually, they will join the fight,
But A lot of blank squares there. Yeah, so it's kind of like imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves, and you can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually. Che dicono posso fare tipo le. Posso cambiare tra personaggio a personaggio. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Yeah, exactly. And you're basically summoning them. It's just one button push is basically summoning, but they have a variety. So you can go, you know, push that button with towards and it'll do a different move. Push it with down, it'll do a different move. And so the combination. Oh, I see. So you can bring them in a combo. Almost. Exactly. And you see there's like a meter up Questi on qua top. sopra in K, cioè qua, le carte quando chiami loro. Obviously fire them Nulla di nuovo. indefinitely, but you can call them pretty much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Okay, so time-based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. So you can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play Sub-Zero with Sub-Zero. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that now. But we have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. $5.50 canadesi. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting, you know, we really love the novelty. We really want the cameo characters to feel kind of nod to the old games. Well, speaking of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Johnny Cage, right? Is that true? Yeah. That was people don't know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices, too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. So, but we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters. You know, so there's a lot of reveals that are coming up. Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Amazing. So excited about that one. All right. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who has been updating and patching the original PoE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. L'ho sentito ma non l'ho mai visto, non so cosa sia. Where are the gods? Hey you! What's going on? Bella musichetta però.
Cazzo. Questo è un horror. Ok, un gioco. Looks amazing, and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you right now. Ancora Street Fighter 6 è uscito già ormai. Palle. Cazzo è un DLC? Ma scusa, fai uscire direttamente del Make Cry 1, 2, 3 remake. Ah, bella collocazione con qualcosa. Suppongo ok. Gioco di dinosauri, what? I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter Cross Exoprimal collab will launch in the fall, with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. There's nothing more powerful than imagination. What? It can shape the fabric of reality. Horror. Transforming everything you may think you know. Ma è Morbius. Ah, vabbè, Nicolas Cage. Morbius. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight. Ma già sapevamo. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more than 4 decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer Game Fest, Nicolas Cage. C'è Nicolas Cage! C'è Nicolas Cage! No, vabbè! Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, Dai, picchia gli animatroni. This is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said, all these different characters all coming together. And you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have no, deve essere un assassino, non survivor. You're working together to pull through, and I like that. And so that was a large reason for wanting to do it as well. That dovevano fare un assassino.
And you're fully into this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage Survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal, exasperated expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. Fully method, Nick Cage. I love it. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out. Tranquillo, già ti amavo prima. Adventure. I didn't say it took me nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what excuse me, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly. Questa è la grossa esperienza con i videogiochi. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Well, we love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. So Thank you. Thanks, guys. Forse Nicolas Cage, personaggio di KH. Hopefully the first of many. Nicolas Cage, great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console, but PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Si vede troppo sgravo. Far finta. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Vabbè, raga, ve l'ho lasciato il set però. Witcher fans, we are all gathered here today to share something with you. Be sure to tune into The Witcher Season 3. Volume 1 Penso che ha lasciato. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready Sì, Giorgio, ho to visto. watch the world premiere of our brand Sono new morto. trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. Vabbè, trailer di sto coso e ce ne frega. But he'll certainly help in keeping you alive. Chi ha giocato il gioco ha già stato tutto. I won't abandon Ciri. Neutrality has consequences too. Perché mostrarlo qua se The Witcher inizialmente è sempre stato un libro e poi un gioco? Perché non di giochi? Di quei giochi? Come una serie su qualcosa che era un gioco in primis. If war is coming, there is no hiding her from it. You sure about this? Dovrebbe essere bello, però non è per me.
This summer. History has a way of repeating itself. No, Prince of Persia era carino. Vabbè, per te, perché non interessa, a me sì. Foretell an even more menacing future. For the first time, I understand real fear. The witches. Is that so? No. Non ne hanno parlato ancora di ste cose. Quello che ho visto prima era un nuovo gioco. Fatto Exile 2. Just like a boatload of fangs all up in your business. Fa culo Netflix. Lo so. Che è? The Witcher 4? Non lo so. Questo è un gioco vero e proprio. No? Cos'è? Cos'è? Vedo. No. Oddio, cos'è? COD? Mi sono bloccato qua intanto. Witchfire. Che sarebbe? Sì, ma tutti sti cosi. Ma aspetta, quello lo conosco. C'è su YouTube fa. Cioè, ma guarda, ma che cazzo combatte? Sporco. Sì, ma riesco a attaccare cosa? Come mettiamo? Come la mettiamo? Vabbè, crossfire. Cazzo è? Sto morendo. Oddio, sono schivato per ok. No turning back after this. You sure? Sì, KH è bellissimo. PS già lo sapevamo. Tastiera.
che è? Pare Destiny 3D. Ah, Remnant. Remnant from the Ashes? È un gioco speciale Dark Souls ma con le armi da fuoco. Vabbè, Fortnite. As we go through today's reveals, use the hashtag gaming on TikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, esiste già we also have a Fortnite 2. special Warframe Twitch Cioè, è drop, quello che stai a giocando free tu. Stynax La Warframe seconda for versione. watching more than 30 minutes of the show. Sono direttamente Fortnite 2. Speaking of surprises, another legendary gaming hero is set to return later this year in a brand new game built from the ground up in a style that I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Remake. Ah, Sonic. Ah, beh, primo Sonic. No, questo. Ok. Carino, ma non vedevo il bisogno. Sex. No. Cazzo. Dov'è? Dov'è? How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy Mi fans. confondo io con mouse e tastiera, non lo This fa. past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about Ah, to see, sti the game is cazzi, bringing an Honkai. exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored running across the map every day? Team Trailblaze, Oh! that's from Duty. Ecco qua. Mission 1 accomplished. Where's our next stop? I can't wait. No, comunque non riesco a muovermi con ste mani, Another busy day ahead of us. Cringe. Cringe dopo cringe. Schifo dopo schifo. The tournament's starting. Great. Let me get warmed up. Strike first. Need a hand? My pleasure. Let's see some sparks fly. Never mind. I miscalculated. Che cazzo? Can you let me have some fun this time? Dai, palle. Time for a buzz. Extra speed, too slow. Sto gioco è dei poveri. Bro. Later this year on PlayStation. All right. Che cazzo se ne Inspired by the fotte? story of Pinocchio, Lies of P is a Ah, ecco, qual è Soulsborne Sofì? Quello che dicevo io già. from the
team at NeoWiz, which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Dark Souls ma con Pinocchio. Sì. Ok. Questo è interessante. Bello Pinocchio. Listen, pal. Nice landing, but let's not make it a habit. 19 settembre. Sì, il Pinocchio. Non pare di legno, però è di legno. That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, C'è già la demo. Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay, all built in Unreal Engine 5. Sì, sì, Budokan THC4 sicuro. Sicuro al 100%. No? Cazzo è? No, sì. Non sto capendo. Cazzo è? Sempre lui. Sempre Toriyama, Cazzo è? Dragon Quest. Non è un manga. Ancora niente della Square. Che è sta musica di me? Sandland. Cazzo hai detto? Che cazzo ha mai conosciuto Sandland? Che ha mai sentito? Cazzo ha mai sentito? Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Ma che cazzo l'ha mai sentito? Games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from iam8bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects.
Let's see how many you can figure out in this little tease. Ok. Stray. Stray DLC o Stray 2? Ah no. No, che è un'altra cosa. Altro showcase, cioè dicono... Noi siamo a questo showcase per dirvi che ci faremo questo al prossimo showcase, al nostro showcase. Ok. I wonder what that was at the end. We'll find out later this month. All right, next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always-changing environment, massive scale, PvPvE, and the ability to transform into creatures to battle across land, sea, and air. Here's a look at Throne and Liberty. Throne of Liberty. È un gioco coso, gratis, free to play, penso. An ancient evil searches for these lost fragments, destroying anything in their path. You must find them. Basta musica pompata. And put down this threat once and for all. Mi pare carino. Però non pare il mio tipo. Posso essere un uccello? Miglior gioco di sempre. Mi piacciono gli uccelli. I grossi soprattutto. Looks great. I also want to say hello to everybody watching on Steam right now. I'm sorry we don't have any free Steam Decks for you right now, but on June 19th, Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword fighting game Warhaven from Nexon, which lets you transform into supernatural immortals. Roba di Steam. Warhammer, l'ho capito bene. Che sta musica depressa ogni volta. Vabbè. È un gioco online. Non sembra troppo male. Visto di peggio. La musica fa cagare però. Ah, sembra figo, sembra figo.
Ah, Warhaven, non Warhammer. Ah, esce gratis, esce. Allora penso sia... Cazzo? Che è sta roba? Aspetta, questo gioco lo conosco, l'ho visto una volta. Una sola però. Una roba stupida. È un meme. Pilgrims, summer is coming and with Dying it, Light. a lot of cool stuff will make its way Non dire to Dying Dying Light Light 2, mi to sa. stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete with improved parkour, rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wired. Very soon, you will get the deadliest summers to date. Cazzo c'è? Crash. Ah, è Crash nel giovane Crash. Battle Royale. Carino. Cazzo è? Sì, senza console, ma ti serve comunque una connessione decente. Assolutamente proprio, ma pronto subito. Bro. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great? By the way, Crash Team Rumble is going to feature playable Ripperoo and Engine, Neo Cortex's right-hand guy in Season 1. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Alan Wake 2. All the way from Finland. Please welcome from Remedy. Ragazzi, se dovete con gioco c'è Alan Wake. C'è la remastered. Control è collegato, però Control mi è piaciuto tanto da giocare. Alan Wake è più carino. Looking dapper as always. Thank you. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you. 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. And the player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask going into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls, together with her partner, Alex Casey. Okay. So how, and they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare when they discover pages of a horror story, maybe written by a certain missing writer. By initials AEW. And this horror story starts to come true around them.
Interesting. So obviously it's, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience. Sì, parlano tipo di come sarà giocabile in due parti. Cioè ci sarà una parte giocata con Alan Wake protagonista e l'altra con un personaggio che voglio mettere. We are not expecting everybody to do homework if they have not played the original game. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out, and you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points in many surprising ways, but there is no right way to play through this. You can choose. You can go on as Alan all the way close to the end, or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Today, though, I know you brought with you some gameplay of Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake, trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay from Alan Wake 2. Thanks, Sam. Thank you. Sto rincoglionendo. Scusate. Sounds like somebody's home. Chi dà morto? Cosa, in che senso? Sì, ma non c'era il gameplay, mi pare. Almeno non me lo ricordavo. Ma già c'è scomparsa? Domandina, domandella. Bro. Oh.
C'ho cazzo, ok. Già. Bello sto cuore. I knew it would be here, like I saw it in a dream. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Killer left a message. It's for us. We were all trapped in a horror story. The horror story wanted us dead. Questo è il trailer, quello là che si è visto invece. Something important. Something's not right. Ecco, ripeto, se vedete qualche gioco ricordatevi questo. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Che Warhammer. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on 2 planets, Avarax and Kedaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. There could be questions. That'll be a problem. No, Captain. Tyranid! Cose. Mi è interessato Warhammer. Come saga proprio. Eviscerate this abomination! Come for the Cavolo. Dio, non c'è una sorpresa alla fine. Octopath Traveler 2. Ma è già uscito quello, cazzo dico. Perché non c'ha sto stile, è più anime quello. Cazzo è sta roba. Una minchiata. Non c'è aprire Discord. Le patate. Cazzo, sto confondendo. Beautiful indie game, yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. Non c'è chiamarti Giorgia? Cazzo è? Nobody half-asses it this time. Ruby. Oh, ma non esce. Cazzo era? 5, 4, 3, 2, 1. Cazzo è sta roba? Che stanno cantando?
Ah, non va nulla. Ok. Cosa a caso? Che c'ho così poche carte? Oh! Beh no dai, c'hanno qualcosa di medievale pure. Vabbè dai, non sembra così brutto questo. Troppo. More unexpected collaboration. Sean Carpenter and Sabro. Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of the zombies made it? All right. Sì. August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, Baldur's a Gate. new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Ember Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Enver Gortash, swearest thou by Balduran's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power over them. A new age is upon us. Gods have mercy on those who would stand in our way. A mad dog understands the yank of the leash from the hand of its master, but it cannot be an equal. You can be my equal. There's an old wisdom. A brittle alliance can never be mended. It can only break. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Così sta lo stoppiaggio. Cioè non pare così. Non pare naturale, non lo so. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Shall we be allies? You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Cortes. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me, still for the end of August, and we can't wait to check that out. No. Right. This fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 Vabbè, ok, Spider-Man 2. to PlayStation 5. Sounds like you guys are a little hyped, so to tell us more is Brian Intihar, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. I know you guys are deep in development. First of all, looks like we have some fancy art behind us. Is this the box? L'ho sbagliato. Okay. You know, Adesso here it muoio. is. I mean, it has 2 on the box for a reason, because this game features 2 Spider-Man, so we're really excited about it. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this experience that you guys are doing with però the bella la two copertina. characters. We saw some great gameplay at the PlayStation Showcase, but I want to talk about the 2 Peter con la cosa nera. villains, I think, in the game. There may be more. There are more. There are more out there. I Two promise. main Certo, ones, sono but più we have some villain. new art to show of, we obviously, Craven, we got the reveal at the PlayStation event. So tell us a bit about him and how he So captures it. Craven's very different from any character we've done. He's not, he's not powered by magic or, tech. He's just the best hunter in the world. Sto parlando del He's coming gioco to per New ora. York for his greatest hunt. And what's better than all of the Marvel characters that live in New York City? So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others, ... Yes. Yes. But Venom also, obviously, Symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. There you go. Chi si sorprende? Lo sanno tutti. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn Venom? Can you tell, what's the origin of Eddie Brock Venom? Or? It is not Eddie Brock. Okay. It is not Eddie Brock. Okay. Our goal was to tell an original story, something you haven't seen Una in roba the originale. comics and movies yet. Obviously, we love Venom for a reason. Yeah. All those things you love about the character are going to be there, but how the story plays out, who is Venom, you have to play the game to see how it
Really? Yeah. Wow. Okay. There's a bit of a tease. Now, obviously, the symbiote is a big part of the gameplay, and one of the things I think we were all struck with the footage that you showed at the PlayStation Showcase was, how that is going to really impact the gameplay when you're playing as, Peter. So tell us a bit about that and how, the gameplay is going to be dramatically different. Yeah, I mean, I think you saw it in just the raw power, the strength, even the transformation of Peter's moves in that gameplay reveal. Yeah. We call him the acrobatic improviser. Parlano più che altro una specie di intervista per dare qualcosa di nuovo. Dire. Which you saw both in the moves and how Peter talks. So it's not just what happens in the gameplay, it's what happens, how the story plays out. Interesting how it affects him as well. Yeah, I mean, you saw some of that, and there's much more of that journey when you play the game. And I know the journey is also more expansive. You've got Queens, Brooklyn, so even more of sort of I mean, the city is pretty much Vaffanculo. size. So it's Manhattan, Queens, Brooklyn, and then being able to use the web wings to traverse at speeds way faster than they were before is really awesome. Hugely ambitious game you guys have been building over the past few years. We saw at the PlayStation event, it said at the end, fall 2023, and I think, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're going to make it this fall? Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're going to tell you right now. Ticchio la mia vita. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Altra roba? «20 ottobre!» La data! No, non sta finendo. PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, and we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open-world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, kind of like Pokemon with guns. And then Come Pokémon con le armi. Then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. Cazzo. Palworld. Effettivamente Pokémon. Ma che cazzo? Ma perché con le armi da fuoco? Che cazzo succede? Che cazzo è? Ma che cazzo? Oddio, scusa che non c'era la notifica. Ciao Giorgi. Ma quindi 20 ottobre Spider-Man 2? Sì. Beh, hai visto che cazzo è uscito? Che è sta roba? Sì. Giapponese. Quello che era mostrato al coso? Non pare. No, non pare. Non è scioccato, poverino. Io veramente mi viene da piangere. Ma sto coso finisce tardi, secondo me. Io l'anno scorso era finito tardi, sto coso. È meglio. Io vado avanti con la live fino a quando c'è sta cosa. A sto punto. Sì, no, ma figurati. Che voglio vederla sta cosa. È sta cosa. Finirò prima io la parte di Riku. È Minecraft. Non lo so, Manu.
greatest treasure remains out of our reach. È Minecraft in 3D. No, aspetta. Caz'è? Sta venendo da ridere. Come, my fellow dwarves. È il gioco dei nani! È il gioco, Giorgia. Che ridi? E si sono basso? Grazie. No. Minecraft 2 qui. Ma io sai chi cazzo è che sta donando sto cazzo di live? Che sono persone ricche. Cazzo donate. Darkness. All right, now we're going to look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Oh! Gioco mobile? Che cazzo, dicevo un gioco mobile da un leggendario franchise. Final Fantasy 7. C'è Sephiroth. Sephiroth? Sì. È un gioco del telefono di Final Fantasy 7. Ah. Che a quanto pare penso... Tipo l'esterno c'ha la grafica quella vecchia, mentre i combattimenti sono la grafica del remake. Ma non sono personaggi Final Fantasy. Sì, sono nuovi questi, mi sa. È una storia dedicata a Sephiroth. Al telefono. Ah. Anti-7. Ever Crisis. Ok. Pre-registration for Final Fantasy VII Ever Crisis has just started. Scusa, mi hanno detto il gioco mobile di una grande serie. Mi aspettavo KH e Single Link, invece no. Oh. Today during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get c'entra DoorDash? when you order from Taco Bell using the code GameFest. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Now here's a look at the game we debuted last year at TGA. Banishers Ghosts of New Eden, the story of two ghost hunters in the haunted wilds of North America. Sì. Ora che stai aprendo LOL. No, tranquilli. Basta, per me già che c'è Sephiroth è un ottimo gioco. Per me la live più bella che io abbia mai visto. Vabbè, almeno approfondiscono Sephiroth, cazzo. Finalmente direi. Questo è un gioco horror. Non è un gioco horror proprio action. I want revenge on what killed me. I want to live. As the man says, we face a choice, simple and awful. È un gioco a scelte, tipo... Ok. Tagliato. To be together again. Ma Sephiroth è come lo... non l'avevo visto il trailer, è come lo vediamo mo? Normale. Con i capelli lunghi. Certo. Che c'è Robby? Niente.
Carino sto Banishers. Mobile free to play? Per di sì. Ok. Un cinese. Yakuza mi sa. Mi sa Yakuza. Perché messaggi non letti? Chi è che mi ha mandato un messaggio? Io scusa. Yakuza è un'altra serie molto importante. Ah, mi hanno invitato al server sti tizi. Oddio. Cazzo è? Poi ti faccio entrare anche a te, va bene? Bravo. Ok. Mi interessa questa persona. Se tu mi interessi. Il nostro gruppo è importantissimo. Ah no. Ok. Non pare Yakuza, però Like a Dragon era il sottotitolo di Yakuza. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Change username to just Stan. Adjusting Stanley Parable. Good morning, just Stan. Base to capsule 12. Come in. You there, Stan? Green across the board. Looks like we're good. No. Definitely a leak here, Tim. How long has it been now? 3 years. 2 months and 17 days. What sort of operation are they running down here? He shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Is someone else down here? Già? Sì. Comparsa. Non sono qui. Cazzo, sono 3 in questo server. Under the Waves. È un gioco strano. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned Sì, ok. zoo. Yep, it's C'è all tutto un happening. cazzo. Check it out. Here you go. Che stai vedendo, amo? No. Che? Sto per fare la partita. Ah, quindi non ti interessa la... E non c'ho un cazzo! Ma dura tanto la cosa, che sai? Non c'è niente, non c'è. Almeno mettiti da telefono. Magari senza quello così ti distrai, però almeno vedi. Sì, ok, roba di COD, non c'è fatto un cazzo. Questa non c'è fatto un cazzo a nessuno. Quando mettono zombie, sì. Quest'anno. La Wacom, cosa cazzo è una Wacom, mano? Season 4 next week.
Today is a big day for video Ah, games, ok. but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by 6 famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's take a look. Per 11? Che senso per 11? Ma chi... Giorgia! Ma quanto erano 110 TRI? So che valuta sia. The Scenes, gioco di John. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now. Perché non posso neanche ascoltarla, perché sennò c'è il doppio audio. Sì, lo so, tranquilla. Social channels for additional opportunities to get your hands on Non lo dico se c'è qualcosa. No, aspetta, stamattina mi sarà fin stanca. Giorgio. Che ho riavviato la live. Non so che cazzo è successo. Nel caso dicevano che era avviato. There it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes. Yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. Sto guardando. Vabbè, gioco di carte di Marvel. Ma che sta schifo. Gioco di carte di Marvel. Almeno potete Final Fantasy 16. Mi rifaccio gli occhi. Oh, yeah. So, listen. I am incredible at card games, so I often win. Ma quanto sta durando? And maybe you've had the experience, Jeff. Mano, di quali scontri parli? Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, Non so quanto duramo. sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, snap! Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. Ah, sì. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Sono io. Each player destroys their Pure io, assomiglia a me. I guess I will work with what Ha la mia stessa corporatura. I'll play Medusa on Che la mia. location number 2. She gets +2 Non la power. mia. Non la mia. Location. Non la mia. Non la mia. Non lo per rompere palle. Buone. Okay, well, I mean, 25% isn't that bad. And it's gone. Okay, well, I have Cazzo. some powerful Che voce di merda che ho, madonna. Sembra che ho un cancro. Vabbè, questo è uno youtuber comunque, lo conosco. No, parlo di me, non di lui. No, sì, lo dico, il mio youtuber. Quindi affermi che è vero? Basta mi suicido. No, non c'è una voce brutta, è bellissima. Una voce bellissima, cazzo dici. Non ho più senso di vivere. È finito. No!
looking for the smartest way to level up your gaming this summer. Basta sto Fortnite. Maximizing your cashback rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform UE5 game for mobile and PC, a Fantasy Squad RPG adventure that is available to pre-register today. Bravo. Ma fa parte di me la depressione. Bravo. Cazzo è sta roba? Cos'è sta merda? Spontaneo. Fare un horror. Non lo metto da sera perché è più grande, cioè lo schermo più grande. Non riesco a vedere un cazzo quando gioco, sennò. Ah, il mio culo. Ma che cazzo è sto schifo? Io. Piacere. Io, piacere. Ma che sono sti froci? Ma che sono sti froci? Oh, sono su... Ma che sto figo? Non serve, non so. Venom. Come Venom? Non ho detto male. Ma ci sono i draghi. Dimmi. Non sei Mario tu, moto. Bro. Che sai? Allora, vado a fare la partita League of Fit. Sarò Yumi, il campione più utile del gioco. Fit of Legends. A parte il fatto che voi stronzi avete avuto la sfera, io ancora no. Come no? La cassa, quello Non che è vero, non ce l'ho ancora. No, quella delle missioni, no, l'hai avuta ieri, No. l'hai detto che l'hai presa. No, ho preso l'S, ho preso l'S con la Ferius. Cioè tu hai preso S, mi hai dato la cassa con la Ferius. Grazie. Lo so. Senza idea. Ma che è sta cosa? Bella sta live, hai ancora da dire che è bello? Carina sembra. Ma sono tutti uguali. Appunto. Almeno è un genere che mi piace. Non sanno più fare un cazzo. Ecco qua. Penso fosse forte. Sì, è Fortnite. È Fortnite su COD. E i stessi ore di COD. Cazzo. Cosa mi sto chiedendo? Ma che è? Non Modalità lo so. create dagli utenti? Un drago. Allora, io posso capire che è lo stile che piace a te, però 40.000 giochi uguali, simili, no, anche no. Certo, infatti. Un po' mi scasso. Questa Dopo cosa. tutto quello che potrebbero fare. Sta cosa. Io. Ma che è sta? È un'altra roba fantascienza. Good morning, scavenger. Scan your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Drago bianco che blu. Perché con gli Yumi non posso prendere il forziere, scusa? Non ho capito. Oddio, Riku contro Riku, Giorgia. Allora, più mi dice non posso prendere Riku, Yumi. Schifo. Questa live è proprio schifo. Questo di peggio. Tipo Guardiani della Galassia. L'incubo di Giorgia. Sono L'incubo di tutti. io. Mi stanno insultando perché sto giocando a Yumi, ma che cazzo te ne frega? Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Star James Trek, and I have cosa? been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting Come Star Trek. and I'm very Amo. excited. Cosa? Non ti sento, Star Trek. Character of Sweet Sono Tooth, morto. who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Star Trek. Check it out. Sì. Ah, oddio, aspetta, questo è... si chiama Twisted Metal.
vabbè, che brutto, madonna. Che brutto. Non guardare. Mio Dio, puoi dire che questo pazzo è proprio di clown. Ha detto non guardare. Questa cosa. Clown giga chad, orribile. Sono io. Cambiamo live, va, capito. Veramente, io sarei già morta d'infarto al posto del tizio comunque. Cazzo. Ma se lo sta inculando. Mo' hanno la moda che mettono ste maschere di clown a cazzo. La domenica non ci sono, esco con Salvo e Ilaria. Ah, ok. Pomeriggio. Ma mi rompe, devo andare. Ah, ma è una serie! Non un La gioco. guarderò sicuro! Ma ti stai vedere un gioco di macchine? Duplicating oneself in order to multitask. This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Sfida, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Sfida. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. That's another me. I look good. I rewind. I begin again, but with another me to fight with. You're coming with me. You're not the Ciao. only one who can be in multiple places at once. Scomparsa Giorgia, vai. Ci vediamo. I will become legion and crush these demons. Vabbè. Giorgi. I can feel that. Lo sai, i miei problemi tecnici quando inizio a giocare. Giusto, giusto. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Che carino a quest'altro. single player first-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. Cioè l'unica cosa che mi piace di sta live è Nicolas Cage. Bro. Sì. Bro. Led by Darren Barnett as the main character Jack, and he Un FPS con la magia. Hey guys, great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular. Basta queste pistole di merda. Con la magia. Ho detto una cosa. Ho detto basta queste pistole di merda. Cosa ho detto io? Well, it's the gameplay as we've seen is just so fast-paced. Mi ha fatto venire uno spavento a Felios. Bella Felios. Allora, quando gli attacchi bassi e io vi colpiscono i campioni, guarisce a 29 di salute, ok. È diventato al contrario. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an ever war fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast. Oddio, mi sto ricordando una cosa. In this incredible, really high production value game that's this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought something. Il mondo dei certi meraviglie in Conrico è una merda. The most epic sort of parts of the game, right? Yeah, è una merda totale. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortal. Che non c'è carte, praticamente. Confronting Sandrak directly, who is the che top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. Ho già uno mi ha scritto che faccio schifo perché uso io. Ma che ne sai? Moves around. Wow, let's take a look.
All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals Amo, Stadium, which comes out mi this summer for bullizzano. PC, Piccoli PS5, stranieri and di Xbox. merda. Thanks, Darren. Thank you. Mi bullizzano. Scemi in testa. Sempre. Eccolo. Sembra carino. Kingdom Hearts, No, bellissimo. no, che no, fa schifo. È della EA. No. Ma di nuovo, ma che cazzo? Non è quello che hanno mostrato già. No, non l'ho visto io. Oh. Ma che cazzo? È Valorant. Ho visto tipo le armi, tipo di arma. No, loro usano... Ho visto tipo quelle armi che si cambiavano. Sì, sì. No, lui usa la magia. Primo sangue. COD con la magia praticamente. Va bene. Sì, Sara diceva che questi tizi tipo fanno promettere giochi bellissimi e poi sono di merda. È vero. Ah, Felios. COD con la magia. Sto con Z, Flair. Uno ha scritto la vedi Sara, sono tutti uguali sti giochi. Io analizzo le cose, mi spiace raga, sono so. uguali. Lo so. Dai, mettiamo Final Fantasy XVI. Quello di Sephiroth è interessante, cioè non lo so, è tipo un approfondimento su Sephiroth. Quanto pare. Almeno una cosa interessante. Ma no, perché Sephiroth? Finalmente un approfondimento, dico, su un personaggio. Coming out this summer from Ascendant and EA. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite, and tomorrow, Chapter 4 Season 3 Wilds launches, and today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. No, no, no. Mi hanno fottuto. Me lo fanno sempre. No problem. Sto imparando io, stranamente. Ma che è Fortnite? Sì, per domani. Cazzo. Ah, vediamo. C'è la giungla. Oh, dinosauri. Dio. Perché dinosauri? Cazzo è Jurassic Park? Può essere. No, sì, roba, mi sa. No, cioè, non penso, forse come si chiama? Si cavalcano i dinosauri. Come si chiama quel coso? L'era glaciale, però quando c'era le cose. Perché mi sta chiamando?
Ah. Che cazzo volete da me la sera ogni volta? Transformers. Ah. Sì, c'erano i Dinobots, però che cazzo c'entra i Transformers tutto ciò? Perfetto, io che non giocherò più a Fortnite. Non mi piace. Cazzo c'entra? Perché sta uscendo il film. Come film? Quando? Sta uscendo il film. Optimus Prime. Che schifo Transformers, madonna. Fortnite Wild launches tomorrow. Che Finally, cazzo guys, c'entra? it's time to get to our grand finale. And it is a deep Sì, raga, sta uscendo il film di Transformers. No, ma Cioè, noi fino a quanto tempo vedremo Transformers, scusa? Boh. Dai, ma che merda, cioè dai. Come sta Attack on Titan, tutte ste robe e mo metto di Transformers. Mi sento male. I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster caused by a massive Cazzo. tornado which swept through sectors 0, 1, Final Fantasy Rebirth trailer. amidst the wreckage of the Oh, expressway. Search and rescue operations are che interessata io essere. Red 13. Erif. E vabbè. Per forza c'è Rit, roba. No, dico, era una barella. È morta. It's so green. Even after everything we've done to it, it's still going strong. No, piango, raga. But in reality, it's barely hanging on. Ciò piagne. Was wondering Oddio, Erit. what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Finalmente! Cazzo, una cosa buona! This is gonna sound crazy, but Oh mio Dio. as far as I know, Erit è molto protagonista, Oh, devo no. dire. Cosa? I Chocobo. No, era morire piano. Oddio, tutti si Chocobo! Coursing through its planetary veins. Davide sta impazzendo su Discord. Connected to Sephiroth. Shadows of the man. Tutto male. Cazzo, ma Erit è protagonista da morire qua. Con Cloud. Whatever happened? Mai devono farla morire voi? why come back now? After 5 years, doing who knows what. Mi sto venendo a piangere. Che cazzo è Sephiroth, bro? Sta troia, dov'è Sephiroth? Eccolo! Barret 13 giocabile, ok. Sì, ma dov'è Sephiroth? Oddio, Oh, che sì. si è operato. Cazzo è questo? Sì, ma dove cazzo è il boss? Best Villain, dov'è il Best Villain? Ecco. Senti, se non c'è Sephiroth non è la stessa cosa. Ma certo che ci sarà Sephiroth. Non lo vedo. Perché Forse alla non fine parli come subito? sempre. Perché sai, abbiamo visto Tifa, abbiamo visto Erit, ma voglio vedere Sephiroth se permette. Oh, compare. Yuffie. She's a monster. That she can Yuffie, peer Yuffie. inside you, into the very depths of your Yuffie, soul. che cazzo fai? That she can become Cazzo è sta cosa? No, eccolo! those you love. Il bro. Ma che cazzo, perché dentro quella cosa? Ma che è quella roba? C'è i tentacoli, Sephiroth, mo. So, who is she? Tifa contro Sephiroth. Guarda come è alzata! Sembrava KHRe contro Sephiroth. Chiudi i dischi.
Esce inizio 2024 su 2 dischi, non 1, 2. Perfetto, tutti i miei soldi andranno a fanculo. That's gonna do it for Summer Game Fest, our live showcase. But that is not the end. Ma perché l'ha alzata in quel modo? For updates on many more games during Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which abbastanza Sephiroth, io sono contenta. a number of new games Ma per forza c'è, vero? next hour. Io vorrei capire perché è dentro una pianta carnivora. This summer on August 22nd for Gamescom opening night live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Ma è finito? Aspetta, c'era pure un'altra cosa. Cioè è finita, ma c'è tipo un altro annuncio, cioè aggiornamenti su alcune cose. Ma perché fa tutti sti danni, Yumi? Mi mi ci sento deve essere male. qualcos'altro. Aspetta, fammi cercare. Mamma mia, raga, Sephiroth è fantastico. Ma da quando è qua Sephiroth evoca le piante carnivore? Rob? No, non lo so, aspetta. Cioè, non ti conviene. Sto aggiungendo una cosa. Non si può sempre parlare di Erit, dai, su. Cazzo. C'è altra roba. Comunque il prossimo lo showcase di 50 giochi multipiattaforma il 10 giugno. Che cazzo è quella roba che stanno mostrando? Cuphead. E l'11 giugno. Ah, pensavo... Mamma, hanno annunciato Sephiroth. Cioè, ti giuro che in sto gioco io tifo per Sephiroth. Possono morire tutti. Basta che si salva Sephiroth. Mi piace un botto come cattivo Sephiroth. E non lo dico da femmina rapada, lo dico proprio perché è un bel cattivo, punto. Lo preferisco a tutti gli altri di Final Fantasy, tipo. Poi c'è la tizia bionda cattiva pure, non so chi cazzo sia. E niente, tutti morti. Che nabbi. Oddio. Ma perché Erit era su una barella? Ma anche il cane, quello del film aperto alla fine. Ma perché quando parlavi di Sephiroth stavi zitto? Perché quando parlavi di Sephiroth stavi zitto? Preoccupare. Preoccupare. Non capisco. Preoccupare. No, parlavi di Erit, vorrei capire. Non ho parlato di Erit, ho visto questi passano sulla barella. Ho detto anche Red 13 che è il cane. Vabbè, ci deve essere, dico, è lui il cattivo principale qua, so. quindi... t'arrangi. Non lo so. Vabbè, ma non penso che non ti piaccia come personaggio. È impossibile. Che non piace. Chi cazzo è quello? Però non ho capito perché era dentro quella pianta carnivora, mi ha fatto ridere sta cosa. Che cazzo è? Ti ho detto che cazzo è? C'era lui là dentro. Ciao. Pure a me fa impazzire mano. Anche se un po' mi faceva paura tipo su Final Fantasy VII. Mi terrorizzava.
mi metteva ansia perché tipo compariva in continuazione, mi faceva ansia che non lo poteva vedere nessuno, solo lui solo Cloud ed Erit, tipo. Mi metteva troppo ansia sta cosa. Play Beastie Ball, which is kind of like volleyball. You play as this customizable coach character, and you can explore the studio. Dai, Aphelios se ce l'hai con me, raga. Vabbè, perché ce l'hai con me? Ci faccio. Comunque stanno tutti i giochi. Penso indie. Non stanno altri giochi, penso che siano indie. Ma in che senso i miei colleghi? Beasties are highly social creatures that evolved to play Il tizio di ieri mi ha scritto se ci sono i miei colleghi per giocare. Ma in che senso? Madonna, che cazzo vuole mia madre? become friends with one another. Gliel'ho detto che l'ho buttata la spazzatura. And depending on their Bello sfottere le kill. they can form different kinds of friendships. But whether they become besties or rivals or partners or sweethearts, they'll get some kind of unique combo ability that only that pair of beasties can do, which can turn the tide in a really tough match. So with this game, we really wanted to emphasize the beasties' agency as living creatures. They're doing their own thing, making their own Ma decisions. perché mi ha ucciso? Quindi posso chiudere? Sì. O qua continuo a mostrare cose. Vabbè dai, niente Kingdom Hearts, ma almeno Final Fantasy VII. Però che schifo, dai, infami. Ancora aspetto Missing Link. Ma mi interessa K4, Missing Link mi basta. Ma pure a me. C'è tutto l'approfondimento, c'è pure Brain, porca troia. Ma poi è un gioco. Allora. Ma poi è un gioco. Sì, vabbè, ma io voglio tutto l'approfondimento su quello che è successo poi. To help give each beastie that personality, we've been doing unique voices for them. Each one can express a range of emotions, and we've had a lot of fun performing them. But it's not all just friendships and rainbows. This game is about sports. You come from a tiny town built around a nature preserve. You're kind of underdogs until one day when the Beastie Ball League shows up and starts tearing down the preserve to build a stadium. Che allora gioco sti vizi, va? Cioè, sto qua però... Almeno gioco con gente italiana. Madonna. Come entra pure? Ma ti ho detto che non posso parlare! We're so excited to finally reveal this. It's a really special project for us. And if Beastie Ball looks cool to you too, then please check us out at beastieballgame.com. We're going to be revealing a crowdfunding campaign very, very soon, and we'd love to have your support. Thanks very much. We can't wait to talk to you more about Beastie Ball. Ma perché cioè... In Hyper Light Breaker, Heart Machine's follow-up title in the... Che raga, giuro che sarò meno sclerata stasera. Ma non crederlo. No, niente, io sono contenta per tutto. Basta. Basta mi hanno mostrato Final Fantasy, io sono contenta. Like its predecessor, it'll be chock full of secrets and lore, sure to satisfy even the most curious explorer. You'll face off against enigmatic enemies, armed with an arsenal of weapons that you've crafted with the spoils of your previous battles. And for those die-hard fans that have been eagerly awaiting its release, we have some never-before-seen sneak peeks. This is Hyper Light Breaker. Hello, I'm Alex, creative director at Heart Machine, and we're making Hyper Light Breaker. Come scusa? No, devo fare tutto il giro. Ma no. No. Che palle. Hyper Light Breaker is a huge, stylish, bloody game. As is our MO, it's a game that's vivid but bleak, with a crumbling world that can be brutal and beautiful all at once. It's a major land. Mamma mia, mi sono fatta 10 assist. Dai. Never return to the same world twice. You could say it's a mix of incredible open world games like Breath of the Wild, distilled in... Raga, non mi voglio alzare alle 7. Vecchia. Pomeriggio poi devo studiare un pochetto. Dai, Mi devo scrivere le altre cose. Every world will be different, loaded, dangerous creatures, razor sharp combat,
vast overgrown wilderness, long dead civilizations, and new discoveries in a mysterious, vibrant, yet horribly ominous atmosphere. Each biome in the world is different, with unique dangers, set pieces, and stories of their own. There will be massive bosses to take down in an open structure, with dangerous, unique, and challenging sub-bosses scattered throughout. Pick up new gear, make new builds, È finito? No. upgrade your equipment, bring back more and more materials from ruins. We've learned so much from our previous games, building up amazing tech and a deep well of knowledge and experience as a team. Breaker's the culmination of all that incredible work, and we're excited to have you experience it for yourself. Cazzo è sto A lot gioco? more information on the game as we come closer and closer to early access later this year. Hyperlight Breaker. And now, in true Day of the Dev spirit, we're traveling halfway around the globe. Dovrebbe essere che ci sia... A game that is No, not aspetta. what you expect. From developers No, raga, non and uccidete gente senza anima. I'm thrilled to bring you a world premiere title that is not only relaxing and enjoyable, it's chill and vibey. Let that anxiety go while you play Simpler Times. Ma seguilo! Hi there, welcome. I'm Lara. And I'm Dragos of Stoneskip Studio. We are a small team from Transylvania, and our mission is to create meaningful interactive experiences. Our first game, Simpler Times, sheds light to the beauty of the ordinary and serves as a place from the past where you can be present. Simpler Times follows Tyna on a heartwarming journey through her memories as she prepares to leave her childhood home. Man, it's getting pretty full. It's starting to feel like I'm never gonna come back. We want you to slow down and savor the present moment by immersing you in Tyna's world. Caldo, caldo, caldo. In periferia fa molto caldo. Aspetta, Giorgio, Sì. sto arrivando. Cioccate, cioccate, mi fa male i piedi. You will journey alongside her as she delves into her past and uncovers her authentic self. With each puzzle, Taina grows closer to adulthood and you'll be there to guide her. From simple activities like picking dried leaves from a plant to more complex ones like building a birdhouse, you'll interact with objects that hold sentimental value for Taina. I really wish I could take you with me. Questo è un giocatore di simulazione di vita. We know the world is getting faster every day. We live in it. Magari mano. We wanted to create a Fai vedere space poi. where players can take a Sono break, curioso. slow down, and enjoy something meaningful. George. Simpler Times stems from stories we believe need to be told George. and heard. Ehi. Inspired by this Sto very place scerdando. we're now sitting in, the game is a reflection of the physical spaces we spend time in and the memories we hold dear. I've spent so much time here looking out the window. It's hard to believe that I won't see this view for a Volevo spiegare qual è il senso, ok? Di mettermi delle carte e i nemici possono superarmi di carte. Simpler Times is coming soon on PC and other platforms. Vaffanculo. So make sure to wishlist on Steam and follow us on social media. Thanks for taking the time to listen. We hope you'll enjoy playing Simpler Times as much as we enjoyed creating it. Bye! Bye! It's like childhood is the beach and growing up is the sea. Can I still take all these seashells with me? Can I lock them in a chest with my memories? This next game is from Sad Owl Maniaco. Studios and Thunderful Publishing. It's a really so. unique puzzle game built around a Dimmi. camera mechanic where the photos that you take become 3D. Dimmi. This is viewfinder. Vecchia. Sei vecchia. La più grande vecchia del mondo sei tu. So. Words, but if you saw it, you'd immediately recognize it.
What is this Ecco paura. It is a game that, you know, gives players a lot of freedom. What's an old photograph doing here? You can take photos or find photos and then make them into real 3D spaces. Did you just shift reality? Che palle che le stanze non sono collegate. What makes it unique is the central mechanic where you're using a camera and pictures to reshape and reconfigure the world around you in order to solve challenges in creative ways. Bro. It's such a unique experience, and I think everybody is just gonna have a different experience. Sto incazzando. And that's just a really nice thing to it. Oh Gesù, ancora. Perfect fit. That doesn't look right. You can rotate reality too! If I was to compare Viewfinder to other games, I'd say it's like the gameplay of Portal combined with the visual illusions of Superliminal or Antechamber. People have also compared it to The Witness and Manifold Garden and various other first-person puzzle games. Oddio, che cazzo è sta roba? A puzzle game Questo pare figo. very sandboxy and playful and open-ended. The whole concept of when we started is that when you actually create something, you Questo pare figo, è un trip mentale. Mamma mia, questi ci pare che li curo sempre. very important lesson Steve. in creation. Viewfinder is created by Oddio. and Ah no, si chiama After Crisis, tipo quello là dove c'è Sephiroth. Ever Crisis. È un remake. Si chiama, il gioco prima si chiamava After Crisis. Ah. Quindi è un gioco. Sì, però per telefono. Cioè, è meglio. Un micio. Mo. Using film was always Mirren's idea. One of her many passions. Tu stai vedendo? Credo che sia gratis. it's just very important Carino sto gioco. for us to just put in Quale? Cosa sta mostrando ora? so that the rest of the world Ma io l'ho levato. have a glimpse of the experiences that we've had. È un trip mentale. This must be the next Figo. Let's go. Viewfinder. We received a record number of submissions for this Summer Game Fest edition of Day of the Devs, but this next game didn't actually come through that process. We have eyes everywhere, and the curation team is always looking for games. This next one actually came from Twitter because the creator was posting all these amazing GIFs, and we reached out via DM and asked if we could feature the game. So here it is, this beautiful, gorgeous, hand-drawn ghost story called Haunty. Hello everyone, my name is Leo Dasso, and I'm with Moonloop. Together we're making a game called Haunty. The main mechanic in Haunty is that as a ghost you can haunt things and get access to their abilities. Cazzo. And there's a big variety of things that you can haunt in this game. I think you'll have a lot of fun sort of exploring around and seeing what different things you can haunt and the abilities that they give you. Core mechanics resemble very much a twin-stick shooter. However, unlike twin-stick shooters, it focuses less on the high-intensity moments and more on finding creative ways to use the twin-stick paradigm to create fun solutions to the challenges in the game. Haunty follows the story of a ghost in the afterlife, and beyond that it really expands into a lot of ghosts in the afterlife and sort of the stories that they have.
The progression and story of Hanti both center around collecting these stars, and the stars have this special ability that they give ghosts access to pieces of their past life that they've left behind. The environments and characters are all carefully crafted with a 2D hand-drawn style, so there's a lot of painstaking Questo gioco è frame-by-frame disegnato in 2D. animation work in there, and we have a fantastic Cioè proprio in soundtrack. disegno. So it all sort of comes together to give you this sort of tour through the afterlife, chilled out experience. Forza Napoli. If this is something you're interested in, Finito. be sure È stravinto. Dai. helps us out a lot. Dicevo che era una tifosa del Napoli. The next game is a bit of a blast from the past. It arrived on the scene around 12 years ago, quickly became the talk of the town, and won a handful of awards, including the Seamus McNally Grand Prize at GDC's Independent Games Festival. Then, shortly afterwards, both the game and its creator vanished. That game was Cart Life, a slice-of-life simulation game that put you in the shoes of various street vendors and tasked you with setting up a successful business selling bagels or newspapers. As the story unfolds, you'd soon find yourself making tough choices and trying to balance keeping your business afloat with the needs of your character and their families. It was a truly unique, powerful and special game, and it's super sad that it's been unplayable now for the better part of a decade. But it gives me great pleasure to tell you that, lovingly restored and better than ever, Cart Life is back. Hi, I'm Nick Herman. I'm with Ad Hoc Studio, and we're here to show you Cart Life. Cart Life is a retail simulator developed by Richard Hoffmeyer and was originally released in 2013, where it won a bunch of awards at the Independent Games Festival. For a variety of reasons, he ended up pulling it off Steam, but all of us at Ad Hoc are such big fans of Richard's work. Now we're partnering with him to help bring it back. C'è il bro. In Cart Life, you can play as 3 different characters in any order. Each have their own unique background and circumstances, but what they all have in common is that they're trying to make it as street vendors. Melanie is a recently divorced mother and has moved back into her family home with her daughter, all the while trying to establish her new coffee cart. Andres is a Ukrainian immigrant who is trying to put down roots in a new town by opening a newspaper stand. And Vinny has big dreams, but never enough money to make it happen. He's hoping that selling his homemade bagels will help turn things around for him. Managing your own cart is not an easy job. Just like in real life, in Cart Life, your resources are limited. You need to take care of yourself and others, and how you prioritize the needs of your cart against the personal needs of each character will determine the outcome of their stories. Giorgia? Sì. Ok. Sì. The world of Cart Life is Devo una alive convinzione and che filled with succede. characters who are potential customers that you'll get to Vale know as la you grow to build gamba. the business. There's no right or wrong way La to gamba mi fa male. What players choose to do with the time that they have with each character is entirely up to them. Everyone's Voglio experience will be pazzo. different based on the choices they make, or what they prioritize, and even the order in which to choose to play the characters. This release is going to have a bunch of new story content, new art, updated controls and mechanics, Either no. and we really look forward to sharing it all with you on PC Che ho and vinto. console later this year. Pronti tutti i pronostici? The skateboard renaissance has been going on for the last couple years in games, and as we get deeper into the grind revival, things are getting a little more avant-garde and daring.
This next one gives you all that Tony Hawk mechanical goodness that you crave, but with a heavy helping of demons and brimstone. This is the world premiere of Hellscape. Hello, my name is Jordi van den Bussen, also known as Kwobbelkop. I'm the CEO and founder of Phantom Coast, and today we'll be talking about Hellscape. Hellscape, what? All right, Anton. First try. Here we go. La mia minchia si allunga. No! That was a good combo! All right, that's it. So slow. Non devo neanche fare skate. Here you play as Anton Falcon, a skater and crew. All Anton wants to do is skate and Swordman's fabled beach. Even if that means he has to go through the gods and monsters who will do anything to stop him and his skater friends from doing what they love most. The skateboard mechanics are very similar to the arcade-like games such as Tony Hawk's Pro Skater. I mean, our lead game designer Steve actually worked on Tony Hawk's Underground. It started a long time ago, the idea, and the far-off, far-flung land of 2002. I worked on a game called Tony Hawk Underground. And at the time we were working on it, we were thinking, man, this really looks a lot like an RPG or an action RPG. You have like stats and you're Le mie gambe. super cool, super neat, right? Mi fa male la gamba, non lo so perché. Vecchio. Ehi! È vero. Parli per tu, che 20 anni. 21. Qualcosa quanti anni hai? Hellscape is a skateboarding roguelike. It fuses together old school skateboarding with the tricks and traversal, manuals, grinds, jumps, bounce meters with a roguelite structure. Just like with other games in the roguelite genre, death is a central mechanic in the game. When you die in a run, thankfully you don't lose everything. You keep your resources which you can use to get permanent upgrades such as tattoos or skateboards, which act as weapons. Sto incazzando. Pure io. The combat in our game can be described as a fast-paced skateboard hack and slash. While you have your light and heavy attacks, the core cazzo è sto gioco? around your skateboarding tree. The game should be quite easy for people to pick up and play. It has a combat system which is very friendly, very forgiving and rewarding, especially at the beginning, and then gradually it teaches you Che puttana, mia mezzanotte sta dura. when you need it. Why did you stop me from skating? Look at yourself. Your wing, your arm. What do you think Cazzo è, sto guardando voi. È un RPG, però facendo lo skate, cioè combatti facendo skate. In our next game, Henry Halfhead, you play as Half a Head. That's Halfhead. But it's so much more than that too, because you see, Henry can be many things, can be anything, in fact. He has the curious ability to be able to transform into anything he can reach. Using this peculiar power and perplexing form, you'll live the life of the title character, navigating sandbox situations crafted by Zurich-based Entertainment, and in so doing, maybe ponder the philosophical questions. Who is? How is? What does it mean to be Henry Halfhead? Welcome! May I introduce you to Henry? Henry's not just anyone. If they're anything, they're, well, everything. Henry can transform into everything in their reach. Yes, everything. And that's how they manage their daily life. The familiar noise of Henry's alarm clock announces the dawn of a new day, and it will keep ringing until Henry gets up and calms the nervous, quivering machine. Tick tock, tick tock. At least half awake, Henry is ready for the morning routine, which they usually start by making their bed. Ti sento. Staying in bed is tempting, but only leads to regret later. Henry knows that if you want to change the world, you have to start off by making your own bed.
completing this simple task in the morning gives Henry a bit of pride and the feeling of control over their life. With part of the morning routine done, Henry was ready to freshen up. Ma sta cagando! Hours Henry could sit there, lifting the seat up successo è and down, diventato? pretending it was a singing mouth. Ma che cazzo? Ma l'hai creato tu sto gioco? Magari. Henry bought a turmeric soap. They didn't know. They just liked the color. It's actually great for their skin. Cazzo. That got all the dirt. Henry should now dry himself. Shadow Simulator. All clean and dry, Henry is now ready for a proper breakfast. Breakfast with a warm beverage is important, and so is keeping up with the news. Che questo è sempre carino. Una cosa stupida da fare ogni tanto. Sto mondo mi fa incazzare. Che cazzo penso fosse una buona idea? Well fed and well informed, Henry has to get ready and pack for work. Piedi. If Henry takes their lunchbox and leaves now, they can catch the 8 o'clock bus. Double the Henry, double the fun. Cazzo. Play Henry's not so ordinary everyday life in co-op mode. Henry Everyday Life with a twist. Our next game is from Jeppe Carlsen, a creator who's perhaps best well known for his work as master puzzle creator on Limbo and Inside. We had the honor of working with him to publish 2 of his solo projects as part of Double Fine Presents. Rhythm action platformer 140 and co-op arcade shooter Thoth. 2 of the most fiendishly well-designed and fun puzzle games I've ever played that truly give you a sense for and appreciation of Jeppe's contributions to those Blade titles. His new game sees him teaming back up with Jakob Schmidt, composer of 140, and applying his trademark puzzle skills to a beautiful, mind-bending adventure game. This is Cocoon. Hello, I'm Jakob, co-founder and audio director of Geometric Interactive in Copenhagen. I would like to show you what our amazing team has been working on for the last couple of years. Our game, Cocoon. Cazzo. Io l'ho presa inside del limbo. Sto cercando di capire. Una pigna. È un seme. È un Cocoon is an adventure game with multiple worlds. Cazzo, scusa. These worlds are contained within an orb. Gli ho rubato la Let me kill. demonstrate by jumping out non of fa the niente se me l'hai world we are rubato. currently exploring. Just like that, we are now in a world outside. The orange orb here contains the world we were previously exploring. Let's jump out one more time. We are now in a world even further outside. Cazzo. And can explore this world using the orange orb that we picked up. Il cazzo.
Lo so. Orbs can be placed on switches to power devices and solve puzzles. Che idiota. Cosa? And Io. you can even Che? throw them into pipes. Sto sbagliando. Cosa pensi Ciccio Gamer, Giorgio? Sono io Ciccio Gamer, piacere. Più gay che Ciccio, però. You can use the hierarchy of worlds Quanto lo sto odiando sto to mondo solve di merda. interesting puzzles. For example, Povero to simply Rigo, grazie a avoid tutto this sto moving barrier, bullismo. you simply jump out of the world, let it pass by, Solo io voglio bene a Rigo. and jump back in. Ma fidati sta live. Mamma mia. Ma stanno tutti stronzate proprio. Cocoon is not only about Ah, questo era carino. exploration and puzzles. Within each world, you have to face a mighty E god. basta che c'è Final Fantasy. Here is a first glimpse of one of these encounters. Questo pure sembra carino. Non quanto altri ho visto, però sembra carino. We hope you look forward to exploring the mysterious worlds of Cocoon, releasing later this year on Steam, Xbox, PlayStation, and Nintendo Switch. No, già sono sti rotti. Bah. And now, I'm pleased to bring you a title from French-Canadian developer Impossible. In this relaxing artistic exploration game, you play a painter with a watercolor brush and a whole city to explore. This game is more than appropriate for Day of the Devs Summer Game Fest Edition because its title, Été, in French, translates to the word summer. Hi, my name is Laglo, and I'm the creative director. Quelle Sephiroth dentro quei tentacoli sembrava troppo froce, raga. Working on our first game, Été. Ha proprio la faccia da frocio. So già dove vorrei che me li mettesse quei tentacoli. Io non parlo. In Bravo. Été, you see the world through the eyes of the painter, with every surface acting like a blank canvas. Non ti conviene proprio. Fill it with color. Non ti conviene proprio. Été means summer in French because it sets in our French-speaking hometown of Montreal, Canada, as you step into the shoes of a painter who's traveling abroad for, well, the summer. This is a game for people who love pure exploration. You're free to roam Ecco, ma non ne vedo bene quello che volevo intendere. following your curiosity, getting Sì. sidetracked, and discovering secrets along the way. Tu non devi parlare. Risfot. When you fill something with paint, you'll express its color as droplets of experience. And as you level Cavolo. up, you'll become able to unleash larger splashes of paint that reveal a bigger part of the world at once. Carino sto coso. You'll also meet plenty of locals, taking part in their lighthearted, everyday anecdotes, and some of them will even commission artworks from you. Using your bike, you can travel quickly back to your apartment and get those commissions on canvas.
That's where your creativity comes into play. At your easel, you can create gorgeous watercolor artworks using anything you've discovered in your expedition so far. Stamps on your canvas can be freely moved, resized, rotated in 3D, and even recolored. The canvas is pretty much your sandbox that lets you put your art on commission. You can paint as many creative artworks as you like, with any kind of limitation. With hundreds of unlockable stamps at your disposal, and dozens of commissions to inspire you, the only limit really is your imagination. Apart from living your best life as the friendly neighborhood painter, you'll also get to meet other like-minded artists, like Marianne, an amazing photographer, and Theo, a talented musician, among many others. If you manage to befriend them, maybe they'll let you in on their best-kept secret, an abandoned building that could become E poi ho visto un dinosauro e mi faceva ridere. But you'll have to dive into that story for yourself. It is coming out in 2024, Dinosauro and we hope Fro. you'll enjoy your adventures as you Dinosauro browse and Fro. paint in this lovingly crafted, whimsical summer world. Hi everybody, how are you liking the show so far? This is the time where we take a brief break to talk about the long and complicated process by which we accept games into the nominating committee and all the legal ramifications and the technical rules that go with the accounting of the... Tim, sorry. I thought that, I thought I was doing something here too. Alright, Pizza Napoli. Hey, Kelly from Indie Mega Booth here with a very exciting announcement. We're back. Non so che gioco è. If you're a fan of indie games, you may have seen the Indie Mega Booth at shows like PAX West and PAX East over the last decade, bringing together a curated selection of the best up-and-coming indie titles. Games like Crypt of the Necrodancer, Tunic, Disco Elysium, Spiritfarer, Celeste, Mini Metro, Astroneer, The Stanley Parable, and Papers, Please have all been part of the Indie Mega Booth community. If you're a dev, you'll likely know us from our industry work, such as our GDC showcases, our presence at Bit Summit, our global outreach and events, including a robust scholarship and grant program. And if you've never heard of any of this, well, that's fine. Just think of us as like a stepping stone into the games industry, where folks who love indie games can connect with each other, discover new games, and be part of a welcoming, diverse, broad, creative community. Mi ci hanno entrato qualcosa nel Indie Mega Booth culo has a been in me. hibernation during the pandemic, but we are so excited to announce that we're finally waking up from our big long slumber, and we're ready to move forward with IMB 2.0. Head on over to our brand new website, indiemegabooth.com, and be Indie Know by signing up for our newsletter. Learn about new games, upcoming showcases, digital sales, and the best ways to help support the games and developers that you know and love. As we've always said, individually we're tiny, together we're mega. Grazie Manu. We have another Ma world già premiere for y'all, and it's really thematically Cos'è? appropriate. Mi sento un po' drogata. It's from Devi fare indovinare, ci sonno. amazing studio called Vanity. No. They're famous for the Alto series that you know and love, but this next one is not one of them. It'll be flirting Perché ridi così, scusa? your way. No, I like hurting. It'll be hurting your way next year. It's called C'è. Summer Ok. Oh, scusa, cosa devi massaggiargli, man? Il culo. My name is Harry Nesbitt, and I'm the founder and creative director of Land and Sea. We're a small team from the UK, best known as No, non l'ho fatto così. Over the last few years, we've been busy growing the team. Ma c'è stereo! Ambitious project, yeah. Dove va? It's an entirely new Hai seguito il Summer Game Fest? we Finalmente. care about most as a studio, and we're super La sulla data di excited Spider-Man hanno dato. this exclusive first teaser with you today. So please take a look, and I'll be back at the end to tell you more. Allora, la data di Spider-Man. 20 ottobre. 20 ottobre. Ho rivedo anche tipo altre cose, tipo Final Fantasy 7 Rebirth. Cioè, ne ha fatto 7 Rebirth. No, già. Rebirth. E altri giochi che non mi vengono in testa. Però a molti E non altri giochi non mi vengono in testa.
Dai, non ti puoi prendere così poco. Capito, non parlo più ora. Vediamo se riesci a copiarmi. Ok, faccio giù il silenzio. Ha detto Matteo che ce l'ho 5 minuti. Già. Sì. We hope you enjoyed this first look at our brand new game, Summerhill. To give you a little bit more detail, Summerhill is a story-driven puzzle game in which you play as a young shepherd and their dog. Together, Ascolto che il terzo che sta guardando è Giorgia. that have been scattered across the mysterious land that lies at the border of your home. Mi manda qualche insulto, guarda. Gentle problem solving. Ma ti sto guardando da 3 ore. Lo dice però che ci sono 3 persone. Ma cosa vuoi della mia vita? As a team, we've been Me ne vado. by the rich history and cultural impact of sheep herding across the world. There are a few people or places that haven't been impacted in some small way by the practice of shepherding. Even the name Summerhill is a name often given to highland pastures where sheep are taken to graze during the warmest months of the year. Io ci sono, Matteo. And we really want to do justice and tell a story that's really told in the game. We're also super excited to be working again with a long-time collaborator. Ho sonno, shit. Todd is a composer and audio designer best known for his Mi ho fatto ridere, poi ho fatto io ci sono, Matteo. dreams and our very own art. We can't wait to share more with you, so if you'd like to be the first to hear about what we're up to, please head over to our Steam page to wishlist the game, or go to summerhill.game to join our Forza Napoli comunque. Thanks again. We look forward to sharing more with you again soon. Next, we have an update on Eternites. This is from Studio essentially a one-person team. Ragazzi, Giorgia vuole farvi parlare, a quanto pare. Permaloso, ragazzi. È divertente quando si incazza. Baby. Che palle sto bitrate basso. Ma che è quella di in alto a destra? Cazzo ne so. Giochi. Sempre si guarda che entrare, raga. Ma sto presentato. Fa ridere che sono tutti in silenzio. Ho zittito tutti. Robby, ci sei tu? Che c'è? Niente, tranquillo. Ok. Cazzo è che mi scrive ancora, porco due. Salvo. E cazzo è Persona Action? Ma perché non parla più nessuno? Perché sono nudi. I mean, or you can just fight for friendship. That's cool and not. Vabbè, basta guardarti gli hentai. In live. Sì, sì, C'è Robby. Robby. Che c'è? Robby. Chiedi. Wishlist now.
Next up, from a Vabbè, tiny poi Icelandic domani voglio giocare con gli alberi rosa. Sono albero rosa. building sim that Sì. demystifies electronics engineering and allows you to share your creations with the community. Hello everyone, I'm Marco Bancale from Un emote misterioso. È italiano questo? Ah, Although it takes me forever to build something like this, I love the che feeling brutta questa emote. happening on a screen like this one when I rotate the knob or I press the buttons. And this is where the idea for retro gadgets comes from, is to being able to build digital gadgets with little effort. Già in cui costruire tipo le cose. Pico 8 by Lexa Love. Che belli gli alberi froci. Environment where Per you me. build your own games in the world. We also love Shenzhen.io by E sto aspettando Mattizz. low-level programming. Io vado in bagno e arrivo, Retro Gadget tries to Mi raccomando. and Rob. Sì. Non ti guarda niente dei froci, arrivo. Bellissimi. Yaoi. Arrivo. inspired environment. We have a fantastic community and people have been creating insane gadgets that go well beyond our initial expectations. So Simpatico sto coso italiano comunque. server and check them out. Retro Gadgets is in early access on Steam and we have big plans in store. Bye. If you've ever watched the Mars Curiosity rover on one of its missions, you very well may have become fascinated by one of the hyper-specific contraptions and gadgets it keeps on board to measure soil samples and hunt for traces of water. Our next game poses a very important question though. Sure, Curiosity can tell us the weather on a planet millions of miles away, but can it deliver a pizza? In Mars First Logistics from Shape Shop, you'll be given the task of carrying awkwardly shaped objects from point A to point B by assembling and piloting your very Napoli. own Mars rovers. And in doing so, perhaps you will solve the pepperoni-based problems that truly matter. Hello, I'm Ian McClarty from Shape Shop. Cazzo. We're a small team based in Melbourne, Australia, and we're making this game, Mars First Logistics. In Mars First Logistics, you'll be helping to establish a colony on the surface of Mars. You'll do this by transporting often awkwardly shaped objects between A and B, using vehicles that you design and build yourself. Bravo. As you complete deliveries, the game will give you new toys to play with. C'ero, cazzo. Oh, ma che cazzo? Oh. Cazzo è sta roba? Creo i miei robot per Marte. Napoli Edition. The game is set in a Cazzo, vast mi è open pisciato in world, testa. and you're free to pick and choose which jobs Eccomi. to take on. Ciao, eccoti. There's a mix of Dobbiamo cambiare procedure-generated side vocale, jobs sì. and handcrafted main contracts. Che già lì Those main contracts will be helping to construct new buildings in the game's world. Che allora arrivo anch'io. Sì. Allora, One aspetta. of the main Io vado, challenges in Io the game so, ti Sì, sì, aspetto. pure io how vado. to pick up each item and deliver it safely to its destination. Ciao, Forza using the Napoli. parts that you have available. Sempre Forza Napoli. Che cazzo è successo? Ok. Vediamo Frociomano. Oh no. Che è successo? Lo sentiamo. And as you build up your collection of Appena detto parts, Napoli.
more creative options will become available to you. And I think a lot of the fun in the game is just messing around. Ma che stanno mostrando? In its editor. Cosa di Marte? Minecraft. Ma Minecraft. Aspetta, non so che devo andare. Napoli? No, scherzo. Puoi andare di Gary, Matteo? And finally, Non I'm really lo so, excited non so to cosa announce posso that Mars fare. Space Logistics will be C'è launching Catherine Steam pure. Early Access on the Catalina. 22nd of June. That's just 2 weeks away, Provo a giocare and we're qualcosa really di looking forward to ignorante, seeing what no? everyone builds in the game. Mhm. Thank you. Che sto vedendo? Forse Ma vado che con sta? Come? Forse vado con Jackson Top. Well, UK and Denmark-based studio Die Gute Fabrik has a different take. Raga, ma che cazzo stanno a mostrare questo? Ah, dov'è la stream? Io ho messo su YouTube. Cyber Game Fest. Devi cercare The Game Awards. Sì, li fanno loro. Raga, tutti i giochi che hanno mostrato, solamente 2 mi interessano. Cosa ha mostrato? Un po' di Mi tutto. recupero il primo. Sì, ma tutti i giochi simili comunque, Matteo. Ah, tipo il primo Prince of Persia. Quello me lo devo recuperare. Raga, non c'ho. Alla Wake 2 hanno mostrato qualcosa in Poi più. hanno fatto un Sonic remake tipo. Cosa? Il primo Sonic fatto con grafica nuova. Ah, vabbè, sì. Ma infatti. Poi tipo FPS, tipo tutti sparatutto, sempre solite robe. Anche RPG e cose varie. Ma noi abbiamo avuto la data di Spider-Man precisa. Ora esce Final Fantasy XVI. Fine giugno. Sto aspettando Napoli 16. Sì, ma è uscita la demo. Ah, la Lies of P. Pure, Matteo. Cosa? Lies of P. Il film? No, il gioco, Lies of P. Cioè, ha fatto un gioco sul film? Ma devi un attimo la trama. Il coso, non so la trama, so solo che esiste un film che si chiama Vita di P. No, Lies, no Life. Ah, ok. Quel Dark Souls fatto con Pinocchio. Ok, sembra figo però. No, quello è figo. Il concetto sembra figo. No, vallo a vedere, è bellissimo. C'è Daniela? Sì, contro il Zoe. Come? Daniela contro Zoe, me contro te. Ogni giorno così. Comunque, ma non furri. È vero. Però troviamo la partita. Non ci sono io. No, cazzo, so cosa giocare. Andiamo avanti. Scusate. Ponte volandi. Il grande peccato di andare in mid. Devi mettere la musica giusta. Madonna, ogni volta sento i rumori e ho paura dei miei gatti con la PlayStation 5, mi giro sempre. Cazzo di ansia. Forza no. Ogni volta mi fanno venire un infarto. Cool as hell, and Shadow-boosted Money Gang only reinforces this fact. I mean, just listen to this sick intro. Ma che stanno mostrando? We're so delighted to share Salty Chronicles with you all today. And I can't wait Oddio. Personaggi molto colorati. get to know the wonderful characters. Ciao Rob. Salve. Ah, è Rob! Io pensavo parlassi a me. Ciao Rob. Non sapevo che fossi qui. Stai facendo Legend è la copia di Pokémon Unite. È Pokémon col mitra. Praticamente sì. È strano. Tanto lo bannano un colpo che solo Nintendo gli manda uno strike. Sono morto. Sono morto. Sono morto. Ecco, adesso è arrivata la morte.
Ah no, devo battere Adamo. Ragazzi, preparatevi a quello che giocherò. Per Preparatevi. favore di Matteo. Preparentai. Allora, oggi vorrei... Shadow Wizard Money Gang. We love casting spells. Oddio, Vengar. È la Shadow Wizard Money Gang. Io non sono pronta. Cosa fortissima. Devi spiegare. Che gioco. Saggio. Che possiamo perché se possiamo giocare. Napoli. Hopefully you get a chance to work on a second game in the near future. No! Dai! Sì, Ma c'è un altro Shadow Wizard Money Gang in mid. Ah. Galio. Forza Napoli. Oddio, Talon. To submit your game for future Day of the Devs, or to just hear about Day of the Devs in Ah, general. ho messo il coso che mi dà le rune in automatico. Ci ho fatto caso. Thank you to all the incredible sponsors Ma cazzo that sta have been with us skin? since the Sono io. very beginnings of Day of the Devs. Di cosa? Di Malzar. We could not pay for Ma any che è of questo this cringe? È tipo without Malzar con le Nudo. corna umano. Ma che schifo. Ma perché non mette le skin umane a Malzar? Che tipo... È tipo uno psicopatico cappuccio che sta morendo perché è tipo ha tipo la DS. Thank you again to the incomparable Dose One. He's been supplying the beats for all the transitions between all these amazing games. Mi chiama? Ever since we started doing this Day of the Devs. Thank you again. You're a hero. È finita la cosa. Go check Penso a it out. breve. It's amazing. Oh, attenzione, c'è un mid Shadow Wizard Money Gang con Xera. Tutti quanti Shadow Wizard Money Gang, ok. Oddio, Xera, ce l'ho. C'è Sono Xera. 5 Shadow Wizard Money Gang di loro. Sono Swain, Malzar, Vegar, Cartus E Roberto. e coso. Campoltorcia. Definitely stick around, we're not completely done yet. We have a musical performance featuring the sounds of New Caledonia. Raga? Our friends who made the Cosa? game Shia. It's worth it. No, pensavo di avere lo stesso problema di Giorgio. No. No. È colpa della Puglia. Grande Oddio, mi Napoli. senti... Meno. Sì. Perché mi sa che Samira mid? No. Io che voglio spegnere sta strip, basta. Quale stream, Rob? Cosa? Quale stream intendi? Quella che sto facendo io su YouTube. Sì, su Twitch. Ah, io su Twitch non ci entro a tempo. Ancora non ti perdi niente, sono io che sto giocando a Chain of Memories con Riku, Maso e Tastiera. Grande Riccardo. Beh, io avrei tipo una bellissima cosa, una bellissima proposta. Oh no. Giocare Kingdom Hearts con il tipo del controller quello là di chitarrino. Giocare con la chitarra di Guitar Hero. Non ne ho. Penso sia un po' E non ho neanche soldi per comprarmela. Lo so. Una sfida sarebbe con il Goku. controller della Nintendo 64. Il coso fa schifo. La sfida sarebbe una sfida. Sarebbe una sera finire il critico Kingdom Hearts con I quello piedi. cloud. Non si può. Oddio. In realtà. Non si può fare. Col volante. Che può fare? E io ce l'ho il volante. Io ho il volante per la PS1, lo utilizzavo, mi chiedevano il volante, tipo un dopo su Batman, io tipo...
Ma che è sto casino? Sto accendendo perché non carica. Oh, finalmente. Forza Napoli. Allora, iniziamo facendo cose che contribuiscono alla Epiche. partita. Tipo così. Basta, sono stanco. Picchia qualcuno. Finisce mai. Sono quasi alla fine del mondo. Giorgia sta dormendo. No. Ma FNAF Cosa? così. E io le cose belle non ce l'ho per ridere, scusa. Posso dare questo, tieni. Succede. Le cose belle per ridere non ce l'ho. Vediamo Lupo Lucio. Lupo Duccio. Oh no. Ci sta la live di Devolver Mamma mia. Digital adesso. Ma non abbiamo il Xerath. Che? Sto coso blu. Sto puffo. Ah, ecco il grande puffo. Eh. Che cazzo è quella cosa? Oh cazzo. Lui è un dito in culo. Imparare ad utilizzare il dito in culo. La vera domanda è Io te lo lui è più di consiglio. Malzar? Ragazzi. Come? La vera domanda è se lui è più di Malzar. La domanda è... Beh, dipende, se usi un campione che usa magia sì. Ragazzi. Sì, Mo c'è la live di fa Devolver schifo. Digital. Io quando uso Nico contro di lui non mi faccio un cazzo, tipo. Oh, tu pure. Malzar è bilanciatissimo. Se è Sì. bilanciatissimo significa per gli standard di Veigar e Brand. Io lo odio, infatti, Mazzar. Cioè, contro di me lo odio. Sì, è abbastanza bullshit oggettivamente. Sì. Con l'AIDS spaziale che ti attacca al campione non fa più nulla. Esatto. Raga, dite chiudo. Come vuoi. Sto morendo. Stiamo venendo chiudi. Basta. Ciao live.